Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio fare la presina a granchio. Come potete vedere rimaniamo sempre sul tema marino, siccome avevo fatto già il portachiavi a forma di pesciolino, adesso invece vi faccio fare il granchietto. È molto molto simpatico, molto carino, anche molto veloce perché comunque è abbastanza veloce. L'unica cosa che vi dico, io in questa presina ho messo praticamente un foglio all'interno, tra una parte e l'altra, ho messo un foglio di isolante, cioè quei filtri delle cappe, non so se ne avete presenti, quelle che avrete sicuramente anche nelle vostre cappe della cucina. Sono quei fogli che praticamente isolano il calore, perché molti mi hanno detto, ah, ma quando uso magari le tue presine mi brucio. Quindi vi faccio appunto mettere sto foglio che comunque lo trovate sia su Amazon che comunque anche in posti casalinghi, dei posti casalinghi, cioè l'ho trovato un po' dappertutto. Così vi faccio mettere appunto sto foglio in mezzo in modo che poi potete vedere se vi trovate meglio oppure peggio. Cioè, io è quello, eh. Io adesso in questo caso l'ho messo anche per un fattore di tenere su le chele. Vedi, io quando le tiro su, cioè, rimangono su. Se non avessi messo appunto sto foglio, che poi è questo qua, adesso me lo sono già ritagliato per l'altra presina che andremo a fare. Vedete, cioè è un foglio che è praticamente messo tra una parte e l'altra della presina, ok? Mi tiene anche più rigide le chele, non me le fa cadere, perché se io le avessi fatte senza quel foglio, queste si sarebbero piegate ogni volta all'indietro e quindi non mi piaceva. Quindi con l'utilità del foglio appunto isolante del calore che appunto volevo mettere dentro la presina per farvi vedere che c'è comunque un metodo per non bruciarsi se volete usare le mie presine, ho utilizzato appunto sia per uno che per l'altro. Ok, come vedete molto molto semplice, adesso al video vi spiegherò tutto e vediamo il materiale che ci serve. Il materiale che ci servirà, allora, sarà sicuramente il colore arancione per fare tutto il corpo del granchietto e un pochino proprio di nero giusto per fare la bocca, quindi non ne serve molto, di nero. Poi faremo tutto con l'uncinetto da 2,5, le nostre forbici, ago, qualche marker, perché poi andremo appunto a fermare le due parti, così le teniamo ferme per andarle a unire. Gli occhietti da mettere, come occhietti io appunto, ripeto, ho sempre questi, quindi li devo far fuori, quindi li metto nei miei progettini. Voi se non ne avete questi li potete comunque fare sia con il cotone, cioè farli con il nero e il bianco, vedete? Cioè fare due cerchietti, metterle uno più grande e uno più piccolo, mettere uno sopra l'altro e cucirli al corpo praticamente del granchio. O se no, come sempre, metterci due bottoncini, due bottoni magari neri, un pochino più grandi. Comunque in qualche modo si può fare. Quindi per gli occhietti ci servirà appunto la colla e poi, come dicevo all'inizio, praticamente sto foglio isolante dal calore, che appunto io me lo sono già ritagliato, che poi adesso comunque vi faccio vedere, per per la presina che adesso andremo a fare. Comunque appunto non è difficile da trovare, ripeto, cioè si possono trovare in parecchi negozi di cucine, di casalinghi o su Amazon, quindi Amazon bene o male c'è sempre un po' tutto, quindi io vi consiglierei andate su Amazon, non è molto spesso come potete vedere, saranno 2-3 mm più o meno. Comunque è abbastanza rigido perché non è che è proprio moscio moscio, cioè vedete, abbastanza rigido da tenere su più che altro le nostre chele e usando la presina, prendendo la presina perché comunque vedete si piega anche abbastanza morbido, cioè non è proprio rigido rigido, che se vai a prendere la presina non c'è il rischio che con questo ti bruci. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare.
Adesso andremo a lavorare subito le chele. Quindi per fare la chela bisogna fare cerchio magico, dentro il cerchio magico lavorare 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi possiamo anche stringere, ok, il nostro cerchio magico. Adesso nel secondo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, quindi nella prima facciamo già subito l'aumento, non andiamo a chiudere ma facciamo subito l'aumento, quindi 2, 11 e 12. Fatte le mie 12 maglie basse, adesso qua per il terzo giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro, andiamo a lavorare subito sulla prima maglia bassa che ci ritroviamo e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi facciamo, la sequenza è una maglia bassa e nella prossima un aumento, quindi 1 e 2, una maglia bassa e un aumento, 1 e 2, una maglia bassa e un aumento. Quindi continuiamo così fino alla fine, cioè praticamente arriviamo qua, però poi non andiamo a chiudere, perché qua adesso le stiamo già lasciando aperto, perché ci serve per la chela che è aperta, ok? Quindi facciamo l'apertura praticamente della chela. Quindi in questo terzo giro dobbiamo ritrovarci con 18 maglie basse. Ok, mi mancano le ultime da lavorare, una maglia bassa e nell'ultima, ok, faccio l'aumento. Ok, e la lasciamo così aperto. Adesso nel quarto giro andiamo a fare sempre una catenella, quindi giriamo sempre il nostro lavoro, entriamo nella prima maglia bassa che ci ritroviamo qui e andiamo a fare subito un aumento. Ok, quindi un aumento e adesso andiamo a lavorare 2 maglie basse, una e 2, un aumento e 2 maglie basse, una e 2. Quindi il giro è un aumento che qua vi sto facendo iniziare una volta con l'aumento e una volta con la maglia bassa, in modo che viene una cosa abbastanza circolare e non tutta esagonale, ottagonale, come ci rimane quando lavoriamo i giri, infatti sempre allo stesso modo, ok? Quindi appunto prima vi ho fatto iniziare con la maglia bassa, adesso vi sto facendo iniziare con l'aumento. Quindi l'aumento e 2 maglie basse, così per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Ho finito il mio giro, ok, con 24 maglie basse. Adesso per il quinto giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare, sempre lavorando sempre sulla prima maglia bassa che ci ritroviamo, andiamo a lavorare 6 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi continuiamo lavorando 5 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella prossima andiamo a fare una maglia alta, ok? E qua siamo arrivati praticamente a metà della chela. Adesso l'altra metà andiamo a lavorare a specchio, quindi subito nella prossima andiamo a fare un'altra maglia alta, poi continuiamo con 5 mezze maglie alte, 2, 3, 4 e 5, e le ultime 6 le andiamo a fare tutta maglia bassa, quindi 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Ok, adesso per il sesto giro sempre facciamo una catenella, giriamo il lavoro, entriamo subito qua nella prima e andiamo a fare una maglia bassa, 2 maglie basse, poi 3 maglie basse, quindi andiamo avanti di 3 maglie basse e nella prossima facciamo un aumento, quindi di nuovo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e nella prossima andiamo a fare l'aumento, ma lo facciamo di mezze maglie alte, quindi 1 e 2, ok? Ci andiamo ad alzare un po', di mezze maglie alte. Adesso di nuovo 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e adesso dobbiamo andare a fare l'aumento, ma lo facciamo di maglie alte, quindi 1 e 2. Quindi adesso di nuovo lavoriamo a specchio, quindi facciamo le 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, e l'aumento lo facciamo di mezze maglie alte sempre, quindi 1 e 2. E adesso continuiamo con tutto a maglia bassa, quindi facciamo 3 maglie basse, 2 e 3, e l'aumento, quindi 1 e 2, di nuovo 3 maglie basse, 1, 2, 3, e l'aumento. Ok, quindi in questo sesto giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse, quindi contatele un attimo, vedete, ci dovrebbero essere 30 maglie basse. Adesso per il settimo giro facciamo sempre una catenella, giriamo il lavoro, iniziamo subito nella prima maglia bassa con un aumento, quindi lavoriamo 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4. Nella prossima andiamo a fare un aumento sempre a maglia bassa e di nuovo andiamo a lavorare 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Nella prossima andiamo a fare l'aumento sempre a maglia bassa, quindi andiamo a lavorare adesso le 4 maglie che dobbiamo fare. La nostra sequenza sarebbe 4 maglie basse o adesso le mezze maglie alte e l'aumento, quindi qua adesso andremo a fare 4 mezze maglie alte, quindi 2, 3 e 4, ok, e l'aumento lo andiamo a fare a maglia alta, quindi 1 e 2. Quindi adesso di nuovo dobbiamo andare a lavorare a specchio, quindi facciamo le 4 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi andiamo a fare l'aumento a maglia bassa, quindi 1 e 2, e adesso continuiamo tutto a maglia bassa, quindi di nuovo 4 maglie basse, 2, 3 e 4, e un aumento, quindi 1, 2, 3, nell'ultima maglia che ci resta andiamo a fare un aumento,
Quindi nell'ultima parte lavoriamo solo le 3 maglie basse e poi facciamo l'aumento. Ok, quindi la chela è finita. Possiamo tagliare il nostro filo, lo lascio sempre un pochino lungo così in modo che quando poi lo vado a nascondere sono comoda e non mi scappa. Qui praticamente basta solo lo tiriamo fuori, ok? Non lo fermiamo. Quindi adesso sistemiamoci praticamente qua tutti e due i fili e di queste qua, di queste chele, praticamente ne dobbiamo fare 4. Quindi dobbiamo appunto farne altre 3. Io me le sono già preparate, quindi questa è la seconda che ho fatto, le altre 2 me le ero già attaccate alla parte appunto che alla parte sotto sopra comunque già della presina. Quindi appunto di queste ne facciamo 4. Adesso per quanto riguarda il corpo, io praticamente l'ho già fatto e non ve lo faccio vedere a video perché è molto molto semplice, quindi vi lascio tutta la descrizione, qui adesso poi al lato, di tutti i vari giri, ma molto semplicemente si inizia con il cerchio magico con dentro 12 maglie alte, viene lavorato tutto a maglia alta, quindi non vi potete sbagliare, e si va poi sempre ad aumentare. Questa è la grandezza che ho scelto io, che secondo me può andare bene, cioè comunque vedete, io mi prendo sempre come esempio la mia mano per quando devo prendere una pentola, un qualsiasi cosa, una teglia, ok, che la misura va bene. Se voi volete la potete fare anche più grande, perché tanto non c'è rischio di le maglie, cioè come quelle presine che devono essere contate perché sennò poi le maglie non ci ritornano. No, perché tanto poi noi qui le chele ce le possiamo andare ad attaccare un po' dove vogliamo, quindi che sia 96 maglie, che sia 104, 110, 120, non ha importanza, ok? Quindi vedete voi, io comunque ho fatto fino a questa misura, sono 96 maglie alte, adesso poi vi lascio tutta appunto la descrizione che l'unica cosa che vi dico già pure a video è che anche qua ho fatto l'inizio alternato e come potete vedere il cerchio è circolare, non è tutto esagonale, ottagonale, come dicevo prima. Quando finite, poi, che arrivate alla fine, appunto lasciate il filo un pochino lungo, perché qua poi adesso ci andremo ad attaccare la prima chela. Quindi una volta che appunto avete finito il vostro corpo praticamente del granchio, ok, andiamo a prendere la prima chela. Allora io le chele le ho messe storte, sono volute, non è che ho sbagliato, cioè perché non so se magari avevate notato da qui che appunto una è così e l'altra è rivolta verso su, quindi è proprio voluta, non ho sbagliato. Allora voi se volete le potete fare così, se no le potete mettere o tutte e due in questo modo o tutte e due in quest'altro modo, è uguale, fate voi, eh. Io continuerò a farla come ho fatto già l'altra, quindi per mettere la prima chela, allora da qui iniziamo praticamente la prima chela appunto va messa così. Qua bisogna dall'inizio, qua proprio dalla punta, ok, dobbiamo contare per la prima chela, dico, dobbiamo contare 13 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ok, io in questa entro, ok? Quindi in questa, allora vi dico, per attaccare la chela dobbiamo lavorare 7 maglie da una parte e 7 maglie dall'altra, ok? E poi anche per la chela di sinistra, attaccarla con 7 maglie. Quindi in questa chela, perché è messa così, io qua devo iniziare dalla 13ª maglia della chela. Quindi prendo tutta con l'ago sempre, tutta la maglia della chela e passo
in tutta la maglia del corpo e tiro. Poi vado nella prossima, quindi tutta la maglia del corpo con tutta la maglia della chela e passo, e sono praticamente già 3 punti. Poi questo è il quarto, quinto, sesto e settimo. Ok, quindi vedete, me la prendo un po', tiro in modo che lo vado un pochino a stringere. Ok, vedete, con 7 punti già è abbastanza attaccata e unita. Quindi una volta che sono qua, rientro praticamente nella maglia dove ho fatto l'ultimo punto, ok? Quindi rientro qua, mi porto l'ago con il filo nella parte dietro e vado a nascondere e a fermare il filo. Adesso per andare a attaccare la seconda chela, allora dobbiamo andare a contarci qua tra una parte e l'altra 15 maglie alte. Quindi lasciando l'ultima maglia che abbiamo lavorato, ok, con il punto, andiamo nella successiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi nella 16ª maglia vado a mettere il marcapunti. Ok, quindi io praticamente l'altra chela la devo iniziare da qua andando verso sinistra. Quindi la seconda chela che voglio mettere appunto un pochino più su, ok? Se la voglio mettere appunto un pochino più su, sempre da qui dalla punta della chela, sempre prendendo la parte dritta, perché anche questa è la parte dritta. Quindi sempre dalla punta vado a contare 13 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ok, quindi nella 13ª prendiamo un pezzo di filo, ok, e lo mettiamo nell'ago, anzi entriamo prima di qua e poi di qua, ok, e andiamo a cucire appunto 7 maglie, 7 punti per andarla a fermare, ok, e così vedete vi viene un po' storta, cioè storta nel senso una chela un pochino più dritta e l'altra più su. Se invece anche questa la volete mettere normale, cioè normale, dritta un po' come l'altra, qua pure, anziché 13 maglie dovete andare a contarne 6. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella settima, ok? Nella settima maglia praticamente andate ad attaccarla e fate sempre i 7 punti di chiusura. Ok, quindi vedete voi un attimo come le volete mettere innanzitutto, ok? Questo per la prima parte della presina, perché poi invece la seconda parte bisogna fare attenzione. Quindi la prima parte, ripeto, appunto viene attaccata in questo modo, ok? Come vi ho spiegato un poco fa. Per la parte che andrà sotto, ok? Bisogna fare attenzione perché io l'andrò a mettere questa dalla parte del rovescio. Quindi mettendola nella parte del rovescio, le chele non dovranno, cioè io no, anche in questa, ok? Io le chele non le devo andare ad attaccare così, dovrò andarle ad attaccare mettendo qui la parte del rovescio, però siccome questa andrà sopra, ok? Quindi questa parte sinistra andrò a mettere la chela dalla parte del rovescio, ok? Di qua, e nella parte destra la chela sempre dalla parte del rovescio di qua,
in modo che poi quando mi vado, sì, questa sarà poi più su, quando l'andrò a mettere sopra, ok, combaciano. Quindi su sta cosa facciamo molta attenzione, perché sennò poi dopo ci ritroviamo con le chele tutte storte, ok? A meno che non le volete mettere poi tutte nella stessa direzione e quindi bene o male non avete problemi, cioè riuscite poi a metterle bene. Però se volete farle un po' come me, una un pochino più diversa, cioè più su e l'altra più giù, appunto poi quando andrete a fare la parte dietro bisogna fare attenzione, ok? Quindi qua la stessa cosa. Allora si inizia sempre con la parte destra perché appunto c'è il filo comunque già della chiusura, quindi andando a metterla così, ok, io andrò a lavorare, qua mi faccio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13, ok, quindi prenderò la maglia qui dove c'è il filo e la 13ª maglia e qui andrò ad attaccare, guardate, io adesso ve lo faccio vedere con i marker, poi dopo me la vado ad attaccare con calma, però giusto per farvelo notare come bisogna farlo, Quindi qua saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi 7 di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 7 di qua. Ok? Quindi questa, vedete, è già questa parte. Quindi io andrò a contare le 15 maglie da sto lato adesso, Quindi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 nella 16ª. Ok, vado a mettere il mio marker. Quindi questa la parte, vediamo bene anche le parti giuste, no? Come devono essere messe. Quindi questo è il rovescio, ok? Quindi se questo è il rovescio, ok, io questa qua me la devo mettere così. Quindi qua vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E adesso andrò ad attaccare le 7 maglie qui. Quindi lavoriamo, dobbiamo lavorare sempre un po' con dritto e rovescio, vedere sempre se è tutto giusto più che altro, perché sennò poi andiamo a finire che sbagliamo e dobbiamo rifare tutto. Quindi questo appunto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi dovrò metterlo qua, ok, e questa sarà, ok, la mia parte attaccata. Quindi facciamo sempre attenzione al dritto del lavoro, perché comunque qua abbiamo il dritto da sta parte e le chele pure devono essere nella parte dritta, però che sono al contrario di queste, cioè vedete, questa più giù è a destra, questa più giù è a sinistra, delle parti dritte, questa di sinistra è più su, quella di sinistra, cioè quella di destra è più su, ok? In modo che se io vado a girare questa, mi combacia con questa, ok? Quindi facciamo un attimo di attenzione solo su questi passaggi. Poi ripeto, se le mettete tutte e due nello stesso modo non c'è rischio, cioè non c'è problema. Vi lasciate sempre giusto le 15 maglie qua tra una chela e l'altra e poi le potete attaccare. Ok, io adesso mi vado ad attaccare queste due chele e poi vi faccio vedere come continuare.
Ho finito di attaccare, come vedete, le chele, ok? Quindi mettendo appunto questa parte al rovescio e questa sopra, vedete, combaciano perfettamente. Ok, adesso si prende praticamente, vedete che fatte così sono un po' mosciarelle, cioè, e non mi piaceva. Avevo provato anche solo a metterle, cioè attaccate così senza il foglio dentro, ma non restava. Cioè voi potete fare la prova, quando le prendete vedete già che crollano, cioè vanno in giù, anche se fossero attaccate una con l'altra, però sono troppo pesanti, troppo mosce, cioè non restano ben su come quelle. Quindi a sto punto appunto si prende sto filtro delle cappe, perché praticamente è questo, il filtro delle cappe, se ne ritaglia prima un pezzo, poi si mette sopra alla presina, ok, vedete, sopra la presina e si fa, come potete vedere, io l'ho fatto prima con la penna, quindi vado a fare tutto il contorno, non deve essere proprio fuori perché comunque sappiate che dobbiamo avere poi lo spazio pure per andarla a chiudere, quindi deve essere, come potete vedere, un pelino all'interno, deve rimanere della presina. Quindi voi appunto andate a farvi tutto il contorno e poi lo andate a ritagliare. Prima ve lo disegnate con una matita, una penna, quello che sia, e poi ve lo andate a ritagliare. Quindi una volta, ok, che avete praticamente la sagoma anche di questo foglio, prendete la parte della presina, quella del rovescio, lo si mette appunto così sopra, vedete, e questo, ok, si va a sistemare sopra. Ah, una cosa, se dovete andare a mettere gli occhi, vi conviene appunto cucirli adesso, perché poi dopo, una volta che si va a chiudere, è difficile. Quindi vi consiglio adesso di andarli a cucire. Io li, siccome li devo solo incollare, lo posso fare poi anche dopo. Però la bocca, questa la devo fare pure io prima che la andiamo a chiudere. Quindi si prende un pezzettino di filato nero, ok, per la bocca si entra, allora qui nel secondo giro, più o meno la facciamo dritta così, quindi entriamo, vedete, qui dal secondo giro, ok, andiamo dritto più o meno qua dall'altra parte del giro e andiamo a metterci col lago proprio verso il centro, ok, vedete, in modo che ok, allora vedete, ho passato il filo poi al centro, c'è il lago al centro, e adesso lo faccio riandare di nuovo nello stesso buchetto al centro, in modo che mi tiro, vedete, il filo e viene questa sorta di sorriso con il filo nero. Quindi qua posso anche andare a fare 2 nodini, giusto per fermarlo, tagliamo un po' il filo in eccesso e possiamo anche lasciarlo così. Quindi una volta che abbiamo messo gli occhi, abbiamo fatto la bocca, io in questo caso gli occhi li metto dopo, ok, mettiamo la parte una sopra l'altra. Adesso ci serviranno i nostri marker, perché quello che vi consiglio è di andare a fermare un po' tutta la presina, perché sennò vi scappa tutta, poi magari non vi ritrovate con le maglie. Quindi quello che io vi consiglio è iniziare anche qua dalla punta di una chela, ok, una e l'altra, in modo che già le fermiamo e poi ci andiamo a contare un attimo
le maglie bene, a prendere appunto le maglie bene per fermarla, così vediamo già che tutto poi combacia. Quindi fermiamocela un attimo appunto con i marker e poi vi faccio vedere per la chiusura. Una volta che, vedete, l'ho fermato un po' con i marcapunti, ok, così non cade, perché anche se dovessimo andare a lavorare qua, almeno non ci cade il foglio qua isolante, ok? Quindi allora, quello che vi posso dire, si inizia praticamente dal centro. Qui avevamo lasciato 15 maglie, maglie alte, quindi alla metà andiamo a mettere il marker e si inizia proprio da qua, dal centro, perché andiamo a fare il cappietto dove facciamo le 20 catenelle e poi andiamo a chiuderla tutto con il punto gambero. Quindi andiamo a fare tutto il giro, il contorno, ritornate qua, andiamo a lavorare dentro alle 20 catenelle 20 maglie basse per fare il cappietto. Quindi molto molto semplice, già cose che abbiamo visto, ok? Quindi non c'è niente di nuovo. Ok, quindi entriamo proprio qui dall'inizio. Ok, agganciamo il filo e ci facciamo le nostre 20 catenelle. Ok, fatte le 20 catenelle si rientra di nuovo, ok, qua per fare una maglia bassissima, ok, per fermare il tutto, e poi si inizia facendo il nostro punto gambero. Quindi si fa una catenella, si prende la maglia tutta da una parte, ok, e tutta dall'altra parte, ok, e si va a lavorare il punto gambero. Ok, quindi facciamo così la chiusura, tanto ormai sappiamo il punto gambero come farlo, la chiusura come farla, ve l'ho fatto già vedere tante altre volte, quindi possiamo andare avanti, ok, da soli a chiudere tutta la presina. Quando arrivate qui praticamente dove c'è la chela, l'apertura della chela, qua come vedete non abbiamo le maglie come tutto il resto del corpo, quindi qua dove non ci sono le maglie praticamente si prende un po' a caso, ok? E si vanno a fare i nostri, le nostre chiusure, più o meno 4-5 punti per lato, ok? Quindi distribuiteveli un attimo, vedete, ne ho fatti 1 2 3 4, ok? Uno lo vado a fare proprio nel centro, ok? Così vado a chiudere bene anche qua, e anche da sto lato della chela me ne andrò a fare altri 4 fino ad arrivare alla prima maglia qua sopra della punta, dove poi poter continuare tutto il resto della mia chiusura. Ed eccola qua, la presina finita. Ho finito appunto, come vi dicevo prima, tutto il mio giro di punto gambero. Arrivata qua alle catenelle, alle 20 catenelle, ho fatto le 20 maglie basse e poi ho attaccato gli occhietti, perché appunto io avevo questi qua da incollarli, se no da fare prima, ricordarsi, perché se no poi dopo una volta chiusa rimane anche, per carità si può fare, ma rimane più difficile cucirli se li avete fatti con il filato. Ok, quindi come potete vedere sono molto carine, molto simpatiche, abbastanza veloci pure da fare. L'unica cosa che bisogna fare attenzione è quando bisogna attaccare le chele in un modo o nell'altro, perché appunto dalla parte dritta viene messa in un modo, nella parte del dietro, del rovescio, viene messa nell'altra, dall'altra parte, invertite. Quindi
appunto solo su quello fare una piccola attenzione. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!